Ti hanno mai provocato in pubblico solo per farti perdere la calma? Magari al lavoro, in famiglia o anche solo per strada. Ecco come distruggere chi lo fa, usando il metodo che Marco Aurelio insegnava ai suoi soldati 2000 anni fa. Ma attenzione, quello che stai per scoprire è completamente diverso da tutto quello che hai sempre pensato. Dimmi se ti è mai capitato, sei tranquillo, stai facendo i fatti tuoi e arriva quella persona che inizia a provocarti. Ti fa notare un errore davanti agli altri, critica come ti vesti, fa battute cattive o semplicemente ti manca di rispetto. E tu cosa fai? Ti arrabbi, ti giustifichi oppure subisci in silenzio, sbagliato su tutti i fronti. Marco Aurelio scriveva: «Quanto potere ha su di te colui che non ha nessun potere su di te». Oggi ti insegno esattamente come applicare questa saggezza in 7 modi concreti. Il potere del disinteresse. Primo punto, e questo è fondamentale. Marco Aurelio governava l'impero più grande della storia. Riceveva insulti, critiche, provocazioni ogni giorno. Senatori corrotti che lo sfidavano apertamente. Generali che mettevano in dubbio le sue decisioni. Cittadini che protestavano contro le sue leggi. Sai cosa faceva? Niente. Non perché fosse debole. Marco Aurelio poteva far giustiziare chiunque con un cenno, ma aveva capito una cosa che la maggior parte delle persone non capisce mai. Reagire alle provocazioni significa perdere il controllo, e chi perde il controllo perde il potere. Immagina questa scena. Sei in ufficio, un collega ti provoca davanti a tutti. Ma davvero pensi di essere così bravo? La reazione normale? Difendersi, giustificarsi, attaccare. Tu invece lo guardi. 2 secondi di silenzio totale. Poi torni a quello che stavi facendo come se non avesse parlato. Cosa succede? Lui si sente invisibile. Gli altri pensano: questa persona ha una sicurezza incredibile. E tu hai vinto senza combattere. Ma c'è di più. Il silenzio non è solo efficace. È devastante per l'ego del provocatore, perché chi provoca ha bisogno di una reazione per sentirsi importante. Senza reazione si sente come se non esistesse. Questa tecnica da sola ti cambierà la vita in ufficio, a casa, ovunque, ma devi praticarla. La prima volta sarà difficile, il tuo ego vorrà reagire. Respira profondamente e ricorda: il silenzio è la risposta dei forti, non dei deboli. E se il provocatore insiste, ancora più facile. Continui a ignorarlo. A quel punto diventa patetico agli occhi di tutti. La domanda che ribalta tutto. Secondo punto, e questo è geniale. Seneca aveva una tecnica per distruggere chiunque lo provocasse. Era il consigliere di Nerone, l'imperatore più instabile e violento della storia romana. Nerone poteva far uccidere Seneca in qualsiasi momento. Eppure Seneca riusciva sempre a controllarlo, a calmarlo, a farlo ragionare. Come? Con una semplice domanda. Quando qualcuno ti provoca, invece di reagire, chiedi semplicemente: «Scusa, puoi ripetere? Non ho capito cosa volevi dire». Sembra innocuo, vero? Ma è un'arma psicologica devastante. Tua suocera ti dice: «Ma con questi capelli dove pensavi di andare?» Tu rispondi: «Scusa, cosa intendi esattamente?» Cosa succede al bullo? Deve ripetere la cattiveria, a freddo, davanti a tutti, e si rende conto di quanto sia ridicolo, perché una provocazione funziona solo se detta con rabbia, con impulso. Ripetuta a freddo diventa patetica. Funziona con i colleghi cattivi, con i parenti invadenti, perfino con gli sconosciuti maleducati al supermercato. Ma la chiave è nel tono. Devi sembrare genuinamente confuso, non sarcastico. Il sarcasmo rovina tutto perché diventa un attacco. E se insistono, ancora meglio. Continui a chiedere spiegazioni. «Non capisco ancora, puoi spiegarmi meglio?» A quel punto sembrano ossessionati da te, mentre tu sembri solo curioso. La situazione si ribalta completamente. Il complimento velenoso. Terzo punto. E questo è devastante. Epitteto era uno schiavo. Subiva provocazioni, umiliazioni, violenze ogni singolo giorno. Il suo padrone poteva picchiarlo, insultarlo, umiliarlo pubblicamente.
Eppure Epitteto divenne uno dei filosofi più rispettati della storia. Come? Aveva sviluppato l'arma più potente di tutte. Trasformava ogni attacco in gratitudine sincera. Quando qualcuno ti provoca, tu lo ringrazi. Ma non come pensi tu. Un automobilista ti suona e ti grida: «Ma sai guidare?» Tu abbassi il finestrino e rispondi: «Grazie per il consiglio, sei molto gentile». Ma non è sarcasmo, è sincero. Epitteto diceva: «Chi ti provoca ti sta facendo un favore, ti sta allenando alla virtù». Quindi lo ringrazi davvero per l'allenamento gratuito. Il bullo rimane scioccato, si aspettava rabbia, ha ricevuto gratitudine, è completamente disarmato. Ma ecco la parte geniale: non stai fingendo, stai davvero trasformando la provocazione in un'opportunità di crescita. Ogni insulto diventa un esercizio di autocontrollo, ogni critica diventa un test della tua sicurezza interiore. Ho visto questa tecnica mettere a tacere il peggior rompiscatole del condominio in 10 secondi. Era uno di quei tipi che aveva sempre qualcosa da ridire. Parcheggi male, ti aggrediva. Fai un po' di rumore, ti aggrediva. Un giorno un mio amico, invece di litigare, gli ha detto: «Hai ragione, grazie per avermi fatto notare l'errore. Sei sempre così attento, è una qualità che ammiro». Il tipo è rimasto a bocca aperta. Da quel giorno non ha mai più attaccato nessuno. Ma attenzione, deve essere autentico. Se fingi, si vede. Devi davvero vedere la provocazione come un regalo, un'opportunità per dimostrare la tua forza interiore. La tecnica dello specchio. Quarto punto. E qui diventa interessante. Marco Aurelio era anche un generale. Combatteva contro i barbari lungo il Danubio. Doveva affrontare nemici che volevano letteralmente distruggere Roma, molto più cattivi di qualsiasi bullo moderno. Quando qualcuno ti provoca, rifletti indietro esattamente la sua energia, ma con calma assoluta. Non stai attaccando, stai semplicemente mostrando al provocatore se stesso allo specchio. Un vicino ti dice: «Ma il tuo giardino è sempre un disastro». Tu rispondi: «Hai ragione, parlando di giardini, come va il tuo?» Non stai attaccando, stai solo riflettendo la sua stessa energia. E qui succede una cosa magica. Chi provoca gli altri di solito ha problemi molto più grandi dei tuoi, e quando glielo fai notare con gentilezza si accorge di essere ridicolo. La bellezza di questa tecnica è che non puoi mai essere accusato di aggressività. Stai solo facendo la stessa cosa che ha fatto lui. Se si lamenta, deve ammettere che anche lui stava provocando. Ma c'è un livello più profondo. Marco Aurelio scriveva: «Tutto quello che vediamo negli altri è un riflesso di quello che abbiamo dentro. Chi ti critica sta proiettando su di te le sue insicurezze. Quando gli rifletti indietro la critica, lo stai costringendo a guardare se stesso. Questa tecnica è micidiale con i critici seriali, quelli che hanno sempre qualcosa da ridire su tutto quello che fai, perché li costringe a rendersi conto che stanno facendo esattamente quello che criticano. Un esempio personale. Conosco una persona che criticava sempre il modo di guidare degli altri. Quello va troppo piano, quello troppo veloce, quello non sa parcheggiare. Un giorno, dopo l'ennesima critica, gli ho chiesto: «Tu invece guidi perfettamente». Ha risposto: «Beh, certo che». Poi si è fermato. Si è reso conto di sembrare arrogante. Da quel giorno ha smesso di criticare. La chiave è nel tono. Devi sembrare genuinamente curioso, non aggressivo, come se stessi davvero chiedendo un'informazione, non facendo un attacco. Il silenzio che uccide. Quinto punto, e questo è micidiale. I filosofi stoici sapevano una cosa che oggi abbiamo dimenticato. Il silenzio è l'arma più potente che esista. Più potente delle parole, più potente della rabbia, più potente di qualsiasi insulto. Quando qualcuno ti provoca, tu lo guardi negli occhi per esattamente 3 secondi. Poi ti volti e te ne vai. Basta. Niente parole, niente gesti, niente espressioni facciali particolari. Solo silenzio. Sei a una festa. Qualcuno fa una battuta cattiva su di te. Tu lo fissi. 1, 2, 3. Poi ti allontani, senza dire una parola. Il provocatore rimane lì come un idiota. Tutti vedono che sei superiore
e lui sa di aver fatto una pessima figura. Il cervello umano odia il vuoto. Se non riempi quel vuoto con la tua rabbia, lui lo riempie con la sua vergogna. Ma c'è una scienza dietro tutto questo. Gli psicologi hanno scoperto che il silenzio attiva nel cervello del provocatore gli stessi meccanismi dell'ansia sociale. È come se il mondo si fermasse per giudicarlo. E non c'è difesa contro il giudizio silenzioso. Funziona sempre, ma devi essere preparato alle reazioni. Il provocatore potrebbe insistere, dire «ti sto parlando» o cose del genere. Tu continui a ignorarlo. Ma attenzione, il silenzio deve essere totale. Non fare smorfie, non sbuffare, non scuotere la testa. Qualsiasi reazione rovina l'effetto. Devi essere una statua, impassibile, e se ti seguono, ancora meglio. Dimostrano di essere ossessionati da te, mentre tu rimani indifferente. La differenza di dignità diventa abissale. Il silenzio ha anche un altro potere nascosto. Costringe il provocatore a riempire il vuoto. E di solito lo riempie con qualcosa di ancora più stupido, che lo fa sembrare ancora più ridicolo. È come se si scavasse la fossa da solo. La gratitudine impossibile. Sesto punto. E qui diventa filosofico. Marco Aurelio scriveva una cosa che sembra assurda. Sii grato verso coloro che ti ostacolano, perché ti offrono l'occasione di esercitare la pazienza. Ma non è poetica filosofia. È strategia psicologica avanzata. Quando qualcuno ti provoca, dentro di te lo ringrazi davvero. Il tuo capo ti critica davanti a tutti. Invece di arrabbiarti, pensi: grazie, mi stai insegnandomi la pazienza, mi stai mostrando come non comportarmi, mi stai dando l'opportunità di dimostrare la mia superiorità. Non è sottomissione, è potere assoluto, perché stai trasformando un attacco in un regalo. Stai prendendo quello che dovrebbe farti male e lo stai usando per diventare più forte. Ma la vera magia succede quando questa gratitudine diventa autentica, quando davvero inizi a vedere ogni provocazione come un allenamento. A quel punto diventi invulnerabile, letteralmente. Niente può ferirti perché trasformi tutto in carburante per la tua crescita. Quando smetti di vedere le provocazioni come attacchi e inizi a vederle come allenamento, diventi invincibile. Chi ti provoca non ha più potere su di te, perché hai trasformato il suo veleno in medicina. Ho conosciuto un imprenditore che applicava questo principio con un socio tossico. Invece di litigare o andarsene, ringraziava mentalmente ogni critica, ogni attacco, ogni tentativo di sabotaggio. Diceva che quel socio lo aveva reso 10 volte più forte. Alla fine è diventato così superiore che il socio se n'è andato da solo. È la differenza tra essere vittima ed essere padrone della situazione. La vittima subisce, il padrone trasforma tutto in vantaggio. Ma come si fa praticamente? Ogni volta che qualcuno ti provoca, invece di pensare che stronzo, pensa che regalo. Invece di mi sta attaccando, pensa mi sta allenando. Invece di devo difendermi, pensa devo crescere. All'inizio sembrerà forzato, ma dopo qualche settimana diventa automatico. E quando diventa automatico diventi imbattibile, perché hai trasformato ogni nemico in un allenatore gratuito. L'ultimo livello. Settimo e ultimo punto. Il livello avanzato. Questo è il livello che pochissimi raggiungono, ma quando ci arrivi diventi praticamente un supereroe delle relazioni umane. Chi ti provoca sta soffrendo, molto più di te. Marco Aurelio diceva: chi fa del male agli altri prima lo fa a se stesso. Pensa a tutte le persone che ti hanno provocato nella vita. Erano felici? Erano serene? Erano in pace con se stesse? Ovviamente no. Una persona felice non attacca gli altri. Una persona sicura di sé non ha bisogno di sminuire gli altri. Una persona in pace non cerca conflitti. Chi ti provoca lo fa perché sta male. È infelice, insicuro, arrabbiato con la vita. Quando qualcuno ti provoca, tu provi pietà per lui. Qualcuno ti insulta. Tu pensi: povero, deve stare molto male per comportarsi così. E quella pietà, quella compassione ti rende automaticamente superiore. In quel momento non solo sei invulnerabile,
Sei diventato superiore, non sei più la vittima. Sei diventato il guaritore, perché vedi il dolore dietro l'attacco. Ho visto persone applicare questa tecnica con i peggiori bulli dell'ufficio. Risultato? Dopo qualche settimana, quei bulli venivano da loro per i consigli. Incredibile, ma vero, perché chi ha compassione attira chi soffre. Ma attenzione, non è superiorità morale, è comprensione psicologica. Non ti stai sentendo migliore degli altri, stai semplicemente capendo che dietro ogni attacco c'è dolore. E quando lo capisci, le provocazioni perdono completamente il loro potere. Come puoi arrabbiarti con qualcuno che sta soffrendo? È come arrabbiarsi con un bambino che piange. Non ha senso. Questa è la vera invincibilità, non perché sei più forte, ma perché hai smesso di combattere. Hai capito che non c'è guerra, c'è solo gente che soffre e che attacca per difendersi dal proprio dolore. Un esempio personale. Avevo un vicino che mi attaccava continuamente. Per tutto. La musica, il parcheggio, perfino il modo in cui portavo fuori la spazzatura. Un giorno ho scoperto che aveva perso il lavoro e stava divorziando. Ho capito tutto. Non ce l'aveva con me, ce l'aveva con la vita. Da quel giorno ho iniziato a salutarlo con un sorriso genuino. Dopo un mese mi ha chiesto scusa. Dimmi nei commenti, quale di queste tecniche pensi di usare per prima? E raccontami la provocazione più assurda che hai mai subito. Leggo tutto e rispondo personalmente. Se questo video ti è stato utile, lascia un like. Mi aiuta tantissimo a raggiungere più persone che hanno bisogno di questi insegnamenti. E se questo video ti è stato utile, c'è un regalo che voglio farti. Ho creato una community privata su Telegram dove condivido strategie stoiche, avanzate. Trovi il link nella descrizione di questo video. Nel gruppo Telegram puoi scaricare gratis il manuale dello stoicismo moderno, ma soprattutto metti in pratica quello che hai imparato. Ricorda sempre, il potere che gli altri hanno su di te glielo dai tu. Da oggi riprenditelo. A presto, stoico!